Ciao, devo dirti una cosa. Mi chiamo Fuad O'Toole e ho una missione: scoprire il messaggio che ognuno di noi ha per il mondo. Attraverso i miei documentari racconto storie straordinarie di persone uniche. Grazie a queste testimonianze possiamo costruire la versione migliore di noi stessi. Unisciti all'avventura, condividi le storie e scopri i messaggi della teoria del niente. Immaginate una storia, un racconto come se fosse un alfabeto, dove ogni lettera rappresenta un capitolo. E ovviamente la lettera A è quello che dà il via a tutto quanto, il capitolo iniziale. La mia lettera A inizia così. Era una giornata qualsiasi, una delle tante, dove sto facendo una delle cose che più mi riescono meglio: perdere tempo sui social. Scroll impulsivo, like a caso e commenti senza senso. E poi all'improvviso, puff, mi appare una pagina, faccio il bucato. Aspetta, in che senso gli faccio il bucato? Cosa vuol dire? Praticamente questo ragazzo ha reso una lavanderia a gettoni un posto dove fare podcast. Cioè, mentre fa il bucato, intervista le persone. Geniale. Wow. E sapete perché? Perché la lavanderia è uno dei posti più perditempo che esista sul pianeta Terra. Stai lì un'ora e mezza, 2 ore ad aspettare che i tuoi panni finiscano di essere lavati. E tu pensi che 1 ora e mezza, 2 siano tantissimi, puoi fare tutto quello che vuoi. Invece no, non hai tempo di andare a fare la spesa perché ora che parcheggi, prendi tutto quanto e vai alla cassa a pagare, il tempo vola. Non puoi neanche andare in banca a piangere sul tuo saldo perché anche lì c'è fila e chissà se il PIN te lo ricordi. E non puoi neanche andare dal dottore a farti dire sì, stai bene, però ultimamente sei troppo stressato. Quindi niente, devi soltanto stare lì ad aspettare che il ciclo finisca. Ma lui ci ha visto un'opportunità. Ha messo un microfono tra una centrifuga e l'altra. Ha intervistato amici, amiche, artisti, artiste per tirare fuori una storia, per tirare fuori la loro storia. Niente, geniale. Io ti devo conoscere, devo capire cosa gira in quella testa. Allora iniziamo a scriverci, ci messaggiamo, io gli faccio i complimenti per la genialata tirato fuori, ci raccontiamo le nostre vite, i nostri lavori, cosa facciamo, le nostre passioni, e poi lui mi chiede: e tu cosa fai? E io gli spiego la mia storia, gli spiego la mia teoria del niente, cosa faccio, perché lo faccio e come lo faccio. E allora dopo lui mi dice questa frase: wow, figo, bel progetto. Senti, ma perché i primi di maggio non scendi in Sicilia? Io e mio fratello stiamo organizzando una cosa figa, un evento per unire, per dare voce e vita alla nostra città, Ragusa. Ragusa? Mai stato. Inizio a fare qualche ricerca, YouTube, Instagram, Facebook, LinkedIn, pensando che fossero un po' più professionali, diciamo. Ma niente, non trovo niente su questa cosa chiamata mascherata. Sì, trovo qualche video, qualche post, qualche immagine, ma sono cose che si raccontano, ma raccontano pochissimo. Quindi veramente è come aver trovato niente. E allora forse è questo che mi convince, che mi fa salire in me una curiosità infinita senza senso. Non chiedo nient'altro, non faccio più domande. Ci sto, compro il biglietto dell'aereo, entro nel carro insieme a voi. Ed eccomi qui ad aspettare su una bella panchina il pullman che mi porterà all'aeroporto, dove prenderò l'aereo che mi porterà dove devo essere, per poi riprendere un altro pullman e andare dove comincia l'avventura. Lo zaino c'è, i panini per il viaggio ce li abbiamo. Sono eccitatissimo. L'aria è calda, il cielo è pulito e io mi sento tipo l'ultimo arrivato in un film di Wes Anderson. Spaesato, ma felice. Zaino in spalla, testa piena di domande e piedi già stanchi. Non una grande partenza, però finalmente inizio a incontrare i ragazzi dell'Associazione Pietraviva, i protagonisti di questa storia. Volti nuovi, sguardi carichi e mani che lavorano più delle bocche. Una metafora un po' ambigua. Vabbè, comunque. C'è un'energia strana nell'aria, sembra che debba succedere qualcosa di grandissimo, ma tu ancora non l'hai capito. E allora cosa faccio? Semplice, li osservo, li ascolto, li riprendo.
Questi sono già pronti. No, L'idea è partita in un giorno, diciamo, di cazzeggio, perché noi Come ogni cosa. siamo colleghi, ho fatto servizio civile nemmeno assieme in realtà, Ok. presso l'ufficio turistico di Infopoint qui a Ragusa. Loro in realtà l'hanno fatto l'anno dopo rispetto al mio, e io ci andavo così a rompere un po' le scatole, a parlare, perché comunque mi piaceva l'ambiente, c'erano colleghi molto molto simpatici, divertenti, quindi andavamo lì un po' per sano cazzeggio, no? Però in realtà quella volta proprio avevamo un corso di formazione, perché io poi ho iniziato a lavorare in ambito turistico, quindi non soltanto Sì. con il servizio civile. Stessa cosa poi hanno fatto loro poco dopo, presso degli Infopoint, sempre qua a Ragusa, e quindi c'era un corso di formazione. Siamo rimasti lì a parlare con loro e con altri colleghi un po', ma cosa si potrebbe fare? Qui a Ragusa servirebbe un po' qualcosa per risvegliare un po' la comunità, Sì. perché c'è questa cosa che è un po' una cittadinanza dorme. Molto divisa. Ancora esiste da tanto tempo una sorta di divisione proprio nella città stessa. Fra C'è quelli una che stanno in parte- alto e quelli che stanno in basso. Esattamente, sì. Ma chiediamo a Carla. Cosa ci vuoi dire, Carlo? lasciate in pace, tranquilla, fare le mie maschere. Ma perché c'è questa divisione ancora tra a Ragusa alta e Ragusa bassa, diciamo? Se non è più che altro è religioso, a parte che è remota, che deriva dal terremoto. Nel 1693 c'è stato un terremoto che ha raso al suolo praticamente tutto il Val di Noto, quindi la zona sud-est della Sicilia, e ha colpito Ragusa. Ragusa all'epoca era soltanto Ragusa Ibla. Questa Ok. parte qui non esisteva praticamente, era soltanto Ragusa Ibla, la parte giù. La popolazione si è divisa sul decidere dove ricostruire la città. C'erano i ricchi che volevano ricostruirla sulle macerie praticamente Ok. di quella precedente, e invece che sarebbe Ragusa in Ibla. pianta medievale, quindi c'era anche il castello, quindi comunque era quel tipo di urbanistica lì. E Ok. i nobili ovviamente dicevano dobbiamo ricostruire qua, ci abbiamo le Perché erano nostre... ovviamente più legati al territorio, Ok. più legati alle loro case, alle loro proprietà. Invece i borghesi, così Ma vogliamo più che altro chiamare, erano anche, diciamo proprietari i terrieri. proprietari terrieri, Che i si erano arricchiti contadini. per quello. Riuscivano a produrre, avevano più terreni e quindi avevano un altro interesse ovviamente più economico. Quindi poi hanno trovato, diciamo, l'accordo di ricostruire sia giù a Ibla che anche costruire una nuova Cioè, la popolazione si è città. divisa. Ovviamente c'è anche di mezzo la religione, perché a Ibla c'erano due chiese, diciamo, che animavano la fede religiosa, era quella di San Giorgio e quella di San Giovanni. I cosiddetti sangiorgiari erano ovviamente la parte nobile della popolazione, quelli che sono rimasti giù a Ibla, quindi hanno ricostruito la chiesa giù, quello che è oggi è il Duomo. Quelli i San Giovannari praticamente hanno portato con loro il santo, ovviamente sono spostati su al Patro, Certo, con le ovvio. Patre, e quindi hanno portato con loro il santo e hanno ricostruito ovviamente la chiesa dove è adesso. E quindi c'è ancora questa distinzione tra San Giovannari, San Giorgiari, tant'è vero che qua abbiamo due feste patronali, quella di San Giovanni e quella di San Giorgio. Ma perché non creiamo una festa fuori da tutto questo che invece voglia soltanto celebrare quello che abbiamo, e soprattutto quello che vogliamo appunto lasciare noi è che si dia comunque riconoscimento a chi dopo il terremoto non ha detto, vedendo le macerie, andiamocene, andiamo è via nostro. da qua. In Che è la generale, prima che cosa fosse, che comunque molti fosse fanno. appunto ricostruire Ibla, che fosse costruire invece la città nuova, Ragusa Superiore, e dire io ho l'identità qua, io ho le radici qua, io comunque ci tengo a questo posto, c'ho tanto ancora da dare e da voler prendere da questo posto. E quindi si parte subito col botto. La prima sera incontro tutti quanti quelli dell'associazione. Bene, top direi. Così loro conoscono me e io conosco loro. Sapranno che ci sarà uno che per quei giorni di festa sarà con la telecamera lì dietro a riprendere tutto. Ci sediamo tutti attorno a un tavolo e iniziamo a mangiare. Fra pizza, birra e tanta voglia di fare. Insomma, la combo perfetta. Cibo, bevande e cervelli che si accendono come fiammiferi. Si rifiniscono gli ultimi dettagli. Chi deve fare quello, chi deve fare quell'altro, chi deve pensare alla musica, chi alla logistica. Insomma, tutti fanno tutto. Persino quella sera andiamo a lavorare, ad attaccare le locandine. E mentre attacchiamo le locandine, i ragazzi mi spiegano finalmente cosa sono queste maschere. Perché sono lì, a cosa servono.
ma soprattutto a farmi innamorare di questa città, perché, piccola considerazione personale, Ragusa, vista la sera, ha qualcosa di veramente, veramente spettacolare, affascinante, magico, un po' tenebroso. A Ragusa sotto i balconi nobiliari ci sono questi mascheroni che sono appunto come dei gargoyle, quindi sotto i balconati in realtà sono dei penzoloni che non servono a niente. Da un punto di vista proprio architettonico non servono assolutamente a nulla, potevano fare una mensola normale, il balcone reggeva tranquillamente, quindi è decorativo, ma in realtà ha tanti significati, tante simbologie, sono figure ad esempio antropomorfe, zoomorfe, diversamente, ognuno ha la sua funzione, o di proteggere il palazzo, o Come fosse uno spirito guida, diciamo. o di far scappare invece chi si avvicinava appunto per strada, o di prendere in giro invece parte della società. Ma si sa chi è che l'ha fatti? Sono anche, questo è divertente, che non si sa. Ah, no. Ci sono delle ipotesi, perché le famiglie di scultori, di maestranze erano praticamente sempre le stesse, quindi si pensa ad esempio alla famiglia Cutraro, che avevano realizzato anche qualcosa nella cattedrale di San Giovanni e altre opere in altri palazzi, quindi si sa, documenti, contratti si dovrebbero appunto vedere, ma sono abitazioni private e quindi è difficile. Quindi rimane comunque quella leggenda del non si sa chi è. Sì, da un punto di vista è bello, dall'altro ci spinge a fare ricerca. L'indomani mi sveglio carico. Nella mia stanzetta a vista balcone, che poi il balcone è quello del vicino, ma vabbè. Colazione, ovviamente coi resti e gli avanzi della sera prima. Un'arancina un po' maccata, un'acqua superstite e tantissima adrenalina del corpo. Insomma, la colazione perfetta per un documentarista improvvisato. Mi rimetto in marcia, zaino in spalla, telecamera accesa e una voglia irrazionale di capire un po' di più. Quelli che il giorno prima ridevano, scherzavano, attaccavano manifesti qua e là come se fossero dei criminali, oggi parlano di permessi, di logistica, di spazi comunali, di contributi e delibere. Sapete perché? Perché dietro una grande idea, anche se sembra improvvisata, nata così dal cuore della strada, c'è anche una giungla fittissima di burocrazia. Perché ho visto che venivate rimbalzati da destra e sinistra, capito? Quindi, quindi non capivo, devi chiamare lo sport. perché Chiamo quello, chiamo l'altro. sei andato il primo, si è totalmente levato le mani e è andato via. Sì, senza capire niente. Sì, sono fatte complimenti alle telecamere. Il secondo, quello sembra un po' più interessato, Cercato di fare qualcosa. La terza, Ti dai la benedizione. Va bene, dai. C'è Ragusa proprio. Isola È nell'isola. chiamata come isola nell'isola. Diciamo, noi siamo stati spesso considerati la provincia Babba. Babba in italiano è un po' è scema, vuol dire stupida, d'accordo. No? Un po' tonta, perché in realtà magari serviva di passaggio, serviva più che altro per giri economici, no? Diciamo sempre Il cugino scemo da usare. bravissimo. E quindi questo essere l'isola nell'isola ci ha portato comunque ad avere aspetti non proprio, diciamo, tipici di Siciliani. esatto, di altre province. Diciamo che avete creato un vostro ambiente, un vostro ecosistema. Sì, esatto, sì. Un'isola nell'isola, come dicevi te. Esatto, c'è anche un modo proprio diverso di interagire, che a volte è apatico, no? E quindi anche questo, la sfida di Mascarata, no? Risvegliare un po' queste anime Spente. dormienti, esatto, spente, che hanno bisogno di... Sono talmente escluse dall'isola che a volte finisce che ti escludi anche dai tuoi conterranei. città nella città, su un'isola per di più. Già vivere su un'isola significa essere separati, ma quando ti accorgi che anche nella tua città c'è una seconda barriera, una chiusura che si respira tra sguardi e silenzi, allora capisci che l'isolamento può avere molti strati. Bellissima, ma ferma. Viva, ma solitaria. Con 1000 scorci da fotografare, ma con pochissimi luoghi in cui sentirsi veramente parte di qualcosa. Ma tutte le persone, anche colleghi, amici di Torino, che mi dicono sono state in Sicilia, la prima cosa che mi dicono, cazzo, sono tornata con 5 kg in più. Il discorso generale dell'isola, essere un isolano, a volte è anche essere uno o una persona isolata. Abbiamo
dei collegamenti assurdi, e tutte le dominazioni che abbiamo avuto, più che dominazioni io dico le culture, quel mix di culture che abbiamo avuto, fa parte proprio della caratteristica dell'isola, che è aperta, proprio il mare è aperto, sta là e accoglie, però è chiusa. Perché? Cosa succede? L'isolano prima accoglie un po' in maniera diffidente, viene quasi invaso, si sente invaso, dominato dagli altri, poi si adegua. Ecco, la sicilianità sta in questo, che ti adegui. Quindi abbiamo avuto arabi, abbiamo avuto fenici, normanni, abbiamo avuto spagnoli, francesi, gente che ci ha in un certo modo purtroppo risolto le cose, portato avanti le cose. Quello che manca molto spesso è quell'orgoglio siciliano del solo togliamoci le maniche e andiamo a prenderci quello che vogliamo. Purtroppo questo mix è una cultura, un arricchimento, ma a volte anche chiusura. E sta in questo, che si apprezza poi, proprio per questa abitudine di accogliere gli altri, si apprezza più lo straniero, l'estraneo, che quello che si è internamente. Quindi artisti interni, giovani che organizzano cose, vengono sempre visti con la puzza sotto il naso. Se viene qualcuno da fuori e fa anche una cretinata, genio. Ok. Genio, lui sì che... Ti posso essere un genio allora. Sì, tu sei un genio per adesso. Però c'è questa accoglienza e chiusura. Prima c'è un po' di diffidenza, poi tanta accoglienza, e poi comunque in Sicilia tu rimani uno della famiglia. È difficile girare la Sicilia. Da Ragusa a Palermo io dovrei impiegare 5 ore, 4 ore e mezza di strada, o in macchina, con i mezzi. Non ci sono autostrade, non ci sono servizi efficienti. E sta roba è brutta, perché internamente ci affossiamo da soli. E tutte le ricchezze che abbiamo andrebbero sfruttate intanto internamente. Quindi è il turista, è l'occhio esterno che vede e definisce. Il siciliano è furbo quando foot l'altro, cioè quando frega l'altro. Sono delle etichette che ci vengono date più dal turista rispetto a noi. E allora come combatti questo isolamento? Come abbatti questi muri che non ti aiutano a creare un senso di identità, un senso di appartenenza? Beh, la risposta non sta nell'attesa, sta nell'azione, nel creare, nel decidere che anche se chi dovrebbe fare qualcosa non fa nulla, tocca a te. Perché se appartieni a questo territorio, se appartieni a quest'isola, se appartieni a questa città e ci tieni davvero, non puoi stare fermo. Lo fai anche per piantare solo un piccolissimo seme, o semplicemente per dire io ci ho provato. Allora, ieri sono stati tutto il giorno insieme. Abbiamo fatto le 3 e da questa mattina abbiamo fatto 1000 melagiri. Cioè, le mie energie sono già finite. La mia domanda è qual è la vostra dieta per sopportare Pizza, panini, McDonald's. Tutto sostenibile. Quindi la dieta mediterranea è una cazzata, allora, per le energie. I ragazzi sono volontari e lo fanno col cuore. Non hanno quella pretesa monetaria, o questo è mio, questo è tuo, io faccio questo, sai, la gente si piglia di importanza. Invece no, qua c'è proprio c'è un gruppo effettivo, anche quando ci sono momenti brutti di litigi, però il litigio, come in tutti i gruppi, si risolve nel modo più pacifico, perché c'è gruppo, c'è identità. Tu immagini l'anno scorso, quando abbiamo finito Mascata, siamo scoppati via in un pianto proprio. Ci siamo messi a piangere tutti quanti, è stato molto molto intenso. Quindi sì, Mascata secondo me quindi è essere vivi in un posto, in un tempo dove essere vivi è un po' difficile. E allora si comincia a far sul serio, a mettersi in gioco, anche se le batterie sono già scariche. Ma dentro di te c'è comunque qualcosa che ti dice vai comunque, perché se aspetti il momento giusto non comincerai mai per davvero. Ragazzi, è iniziata Mascarata. Porca. No, io vi riprendo. Vai, io vi riprendo. Guarda, Vieni qua, vieni. Raga. Siete pronti? No. Non siete pronti? Sì. No. Dov'è il porco quando serve? Lo faccio io. Sembra più una valchiria. Va bene.